Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025. Abbiamo l'imperatore, amici dei pesci, carta solida che costruisce qualche cosa. È un simbolo di stabilità. È anche un archetipo che rappresenta il padre, un ruolo di comando magari. Ehm, sì, piuttosto che appunto un capo, una guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link, scusate, il mio indirizzo email nel caso vogliate prenotare una consulenza personalizzata e trovate anche i corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo con un re di pentacoli, un 4 di coppe, 7 di spade, il carro, poi qui abbiamo un fante di pentacoli, la regina di pentacoli, un 2 di coppe, e qui poi abbiamo 5 di spade, mondo e 10 di bastoni. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia del mese, dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore, economia e via dicendo. Allora, partiamo da questo re di pentacoli. Il re di pentacoli è una carta di grande prosperità, mi rimanda un pochettino alla carta dell'imperatore che parla appunto di abbondanza, di sostanza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Fante di bastoni e 5 di bastoni. Devo dire che potrebbe essere l'inizio del mese, un momento dove si sta valutando cosa fare nel futuro. Abbiamo questo fante di bastoni che mi fa pensare o a un figlio o a qualche partner o semplicemente al tipo di direzione che volete intraprendere in questo mese. E come ho voglia di scoprire roba nuova, ho voglia di fare altro, ho voglia di espandermi ancora. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 4 di coppe nuovamente, giustamente si ripete, e il mondo che avete già qui. Che interessante, come se ci fosse qualcosa che non vedete o che non prendete in considerazione durante il mese di marzo. Andiamo a vedere il 7 di spade. 8 di coppe. E morte. Allora, considerato che qui avete la carta due volte, la carta del 4 di coppe e qui avete il 7 di spade, io credo che ci sia qualche cosa che non volete vedere. O magari qualcuno non se ne accorge perché è talmente focalizzato su se stesso o su se stessa che non riesce a vedere qual è il panorama intorno.
io credo che qualcuno qua non voglia vedere certe dinamiche intorno. Adesso parcheggiate lì l'informazione, andiamo avanti, poi vediamo dopo. Andiamo a vedere il carro. Regina di Pentacoli e 5 di coppe. Qui con questo carro può esserci l'idea di un viaggio, l'idea di uno spostamento, mi viene anche solo da dire l'idea di creare qualche tipo di progetto, perché qui avete 4 e 5 di coppe. Io ho come la sensazione che se qualche cosa intorno a voi non lo volete vedere, sì che effettivamente quello che vedete invece è come se avesse voglia di essere ampliato. Il carro può far riferimento o a un movimento fisico, viaggio, piuttosto che a un trasloco. E vi dico così perché c'è anche il mondo alla fine, quindi è un 10 tra l'altro di bastoni, quindi è facile che ci sia come questo cambio di residenza, questo cambio di idea, questo cambio di direzione, mi viene da dire. Andiamo a vedere il fante. Abbiamo un 9 di pentacoli e la ruota della fortuna. Io ho la sensazione che qualcuno diventerà autonomo in questo periodo, o come se ci fosse l'idea o il valutare l'opportunità di diventare autonomi. Questo ovviamente non risuonerà con tutti, prendete quello che vi serve. Andiamo a vedere la regina di bastoni, forse prima ho detto la regina di denari, questa è la regina di bastoni, denari ce l'avete qua, re e regina di bastoni. Andiamo a vederla. Carro e 8 di pentacoli. Sì, ho la sensazione che sarete parecchio focalizzati sul lavoro in questo mese, su quello che è la vostra opportunità di crescita, su come potete espandere la vostra attività. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Asso di bastoni. 10 di bastoni nuovamente perché ce l'avete già qui e appeso. C'è qualcosa che si chiude e qualcosa che si apre, con un nuovo modo di vedere le cose. Questo 2 di coppe mi suggerisce alleanze, mi suggerisce equilibrio, mi suggerisce nuovi incontri. O magari non sono così nuovi questi incontri, potrebbero effettivamente anche essere incontri di una certa data, datati, diciamo così, ma è come se ci fosse un nuovo modo di intendersi, di capirsi, di venirsi incontro. Andiamo a vedere il 5 di spade. 8 di bastoni, ce ne sono 2, e regina di spade. Voglio andare a vedere anche una carta per il mondo. 9 di spade. C'è qualcosa che mi preoccupa alla fine del mese, Abbiamo un 9 di spade, un 5 di spade. Credo che si tratti di questo cambio che andrete a fare, perché qui comunque c'è effettivamente il carro come se fosse appunto un cambio di direzione. Allora, andiamo a vedere, iniziamo dal lavoro. Allora, per quello che riguarda le persone che sono senza lavoro, io ho come l'idea che qualcuno di voi, proprio perché non riesce a trovare lavoro, è come se decidesse ad un certo punto di diventare autonomo, come vi ho anticipato prima. Non so se diventerete già autonomi nel mese di marzo, ma è come se iniziaste ad accarezzare l'idea. Vi dico che potrebbe volerci come un titolo, vi faccio un esempio, volete aprire un bar e ci vuole l'HCCP, ci vuole, penso che ci voglia anche la 626, la legge sulla sicurezza, ma non sono sicura. Però ecco, è come se ci fosse qualche
titolo, qualche corso che avete bisogno di affrontare per costruire la vostra realtà. E sento che una volta che farete quel tipo di corso, quel tipo di aggiornamento, le cose cambieranno notevolmente nella vostra vita lavorativa, perlomeno. Se invece non siete di quel gruppo che vogliono iniziare un'attività autonoma per X motivi, devo dirvi ragazzi che nel mese di marzo le cose effettivamente potrebbero prendere una piega diversa rispetto a quello che avete già adesso. Vi dico, per qualcuno potrebbe apparire magicamente un lavoro online a distanza oppure un lavoro dove bisogna spostarsi e quindi mi vengono in mente i lavori tipo i rappresentanti, gli agenti, non lo so, potrebbe anche essere il controllo qualità all'interno di una grossa azienda, insomma, è come se fosse un lavoro dove ci si deve muovere. Magari siete commerciali e vi muovete per cercare nuovi clienti, però è molto forte anche qui il lavoro online, quindi il lavoro da casa, diciamo così. Per chi invece è dipendente, allora, per chi è dipendente, ragazzi, anche qui secondo me le cose potrebbero cambiare. È come se nel mese di marzo aveste la possibilità di fare uno scatto in positivo. Potrebbero aumentarvi di livello. Per qualcuno vi dico che potrebbe anche proprio arrivare un premio produzione, un qualche opportunità inaspettata, qualche tipo di perché giustamente voi qua all'inizio del mese non vedete quello che avete intorno. Si sviluppa poi mano a mano che si sviluppa il mese. Sinceramente non vedo per adesso contratti nel lungo periodo, però sì che le cose si muovono parecchio. Quindi, se per caso vi offrono questo ruolo, mm, non credo che lo manterrete per tanto tempo, perché è come se, non lo so, potrebbe essere un ruolo che dal di fuori sembra ottimo, poi da dentro, quando vi rendete conto di tutti i problemi e i grattacapi che ci sono da risolvere, magari cambiate idee, quindi è per quello che non lo vedo così tanto definitivo questo spostamento. Per chi invece è autonomo, allora io qui ragazzi sento che è facile che dobbiate mettere mano sul programma di gestione della produzione piuttosto che su come gestite i clienti, piuttosto che su come gestite gli investimenti o il cash flow della vostra azienda. Però arriveranno come delle occasioni fortunate, secondo me, e vi faranno anche... è come se vi partisse la testa e pensaste a quanto effettivamente nel lungo periodo potreste arrivare a guadagnare. Cioè come un sogno succulento, mi viene da dire. E visto che ci siamo, allora parliamo anche di denaro. Io devo dire che, allora, per qualcuno ci potrebbero essere, soprattutto per chi inizia con dei nuovi clienti, con una nuova attività, insomma, soprattutto chi inizia qualcosa, anche fosse solo il corso di aggiornamento che vi dicevo prima, potrebbero esserci delle spese in più per l'abbigliamento, per il barbiere o il parrucchiere, per la macchina, cioè è come se doveste curare la vostra immagine nel mese di marzo, ma per questioni lavorative, per questioni su come mi presento io al mondo, come mi presento io ai clienti. Per qualcuno si tratta proprio di un restyling completo. Anche perché ho un po' la sensazione, soprattutto per chi cambia ruolo in alto, cioè per chi viene promosso, diciamo così, o per chi tenta questa nuova attività per conto proprio, io ho la sensazione che dovete come dare un'immagine di una persona tutta d'un pezzo e cambiare la vostra immagine vi serve a quello. Come se doveste diventare meno amici dei fornitori e dei clienti e più professionali, più venditori, mettiamola così. E comunque tutto sommato diciamo che non vedo
Sì, ci sono delle spese in più che potreste affrontare, ma niente di preoccupante. Ah, per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere necessario investire dei soldi anche in un mezzo di trasporto. Parliamo adesso di emozioni, relazioni e sentimenti. Allora, per chi è single, a parte che ho la sensazione che siate talmente focalizzati sul lavoro che non è che abbiate tanta voglia di frequentare gente, non abbiate tanta voglia di creare nuovi amici, non avete voglia di perdere tempo dietro agli altri, ho come questa sensazione, come se fosse un periodo dove effettivamente volete focalizzarvi solo sul lavoro, solo su voi stessi e sulla vostra vita. Però, se non avete proprio nessuno, ehm, potreste incontrare una persona, potrebbe essere più giovane, ma sinceramente ragazzi nel mese di marzo non vedo grosse conoscenze significative. Sì, ci sono degli incontri, persone interessanti, ma niente che vi faccia venire le farfalle nella pancia, per capirci. Per adesso, poi spero aprile con la primavera, insomma, si risvegliano gli ormoni. Mm? Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, anche qui è come se ci fosse un tema principale nella vostra vita che vi porta un po' lontano da quelli che sono gli affetti. Terminiamo anche con una regina di spade che è una persona determinata, fredda, che insomma deve irrigidirsi per arrivare a gestire al meglio il suo regno, mi viene da dire. Non... Anche qui, ecco, per chi è in coppia potrebbe esserci come un tema sulla casa. Tenete presente che l'imperatore è un numero 4 ed effettivamente è una carta che fa riferimento alla casa. Siccome qua vedo il mondo e qua vedo anche due volte il carro, vi dico che ci potrebbe essere come l'idea di cambiare casa, di comprare casa per qualcuno. Non so, più che l'acquisto vedo lo spostamento, sinceramente. Quindi per qualcuno può risuonare con l'acquisto, per qualcun altro solo in affitto. Però è più un cambio di residenza, diciamo. Può anche essere il cambio della residenza aziendale, molte volte. Ehm, diciamo che tutto sommato, ragazzi, il mese per voi potrebbe scorrere sereno nel momento in cui fate finta di non vedere certe cose. Anche qui abbiamo un 7 di spade. Io ho la sensazione che o qualcuno vi sta nascondendo qualcosa o voi stiate omettendo delle verità, nascondendo qualche cosa. Io ho anche la sensazione che qualcuno, per allontanarsi dal partner con il quale o la quale non va poi tanto bene, è come se cercasse delle scuse per viaggiare, e potrebbe anche cercare queste scuse con il lavoro, ok? E qui è molto importante non far finta di niente, cioè se c'è qualcosa che non va all'interno della relazione è utile affrontarlo e non far finta di niente, perché questo porta poi a un raffreddamento, se vogliamo, della relazione, quindi quando c'è un problema è meglio affrontarlo. Per quello che riguarda invece le persone intorno a voi, quindi parliamo di amici, di familiari, di colleghi, di vicini di casa, scusate, qui ho la sensazione che sarebbe opportuno per voi mantenere un profilo basso, tagliare con certi personaggi, anche se sono legami di sangue, tagliare la frequentazione di certi personaggi perché non vi apportano valore aggiunto, vi denutrono. E quindi vedo che molti di voi durante il mese di marzo capiranno con chi tagliare i ponti. E se per caso appunto è un legame di sangue, quindi in qualche modo non si può, è come se iniziaste a limitare, a ridurre il tempo che passate con questa persona. Tenete presente che l'imperatore è colui che dà le regole. Mm? È una persona che si è costruita da sola, si dà
certe regole e poi le rispetta. E qui è la stessa cosa, vi darete la regola di, non lo so, io nella sezione degli abbonati consiglio sempre che con le persone tossiche di monitorare il tempo, cioè c'è questa persona che fa parte della mia famiglia, non posso farne a meno perché è parte integrante, magari la vivo anche tutti i giorni perché per qualcuno ci lavoro insieme, però il punto qual è? È stabilire le regole. Allora, io ti sopporto, ti ascolto 5 minuti, poi trovo un modo sulla carta proprio, cioè che vi potete scrivere delle frasi pronte da dire, da ripetere quando ne avete bisogno. E una di queste frasi potrebbe essere: guarda, mi piacerebbe rimanere qua a parlare, ma devo andare a lavorare. Guarda, porta pazienza, ho un appuntamento telefonico. Guarda, ho quella roba lì da fare. Ok, quindi cercare un modo per troncare questo gancio energetico. Se parlassimo di progetti, allora io qui sento che qualche cosa bolle in pentola. Ehm, io ho l'idea che abbiate questo progetto in testa e che stiate cercando un modo di concretizzarlo. Soprattutto questo vale per chi è disoccupato e ha voglia o sta comunque pensando di intraprendere qualche nuovo percorso di studi per ampliare le proprie conoscenze. Ecco, se avete anche un progetto legato a questo percorso di studi, sento che marzo è un buon mese per iniziare a fare la programmazione di questo progetto, la realizzazione, diciamo. Ok? Per quello che riguarda invece la salute psicoemotiva del mese, sento che sarà un buon mese, non so se grazie a questo percorso di studi, non so se perché alla fine guarderete in faccia la realtà, cancellando questo 4 di coppe, insomma, e vedrete con questo 5 di coppe quello che non vale più la pena tenere, quello che sì, invece, qui ci sono ancora le due coppe in piedi, quello che sì vale la pena portare avanti. Però io ho la sensazione che è come se arrivasse uno sprint diverso. Una volta che definite quello che non va, si toglie, le relazioni che non mi apportano si limitano, è come se poi a un certo punto avesse più tempo, più energie da dedicare in altro. E devo dire che sì, potrebbe iniziare qualche cosa effettivamente di nuovo. Io ho come la sensazione che molti inizieranno a chiedersi che cosa vuole il mio cuore, che cosa dice la mia mente, perché la mente razionalizza tutto, è come se ci aiutasse a fare delle scelte logiche, però la logicità serve relativamente quando ci porta lontano dal cuore. Vi faccio un esempio come un altro. Devo andare a lavorare perché ho famiglia da mantenere, il lavoro non mi piace, non sopporto il lavoro, non sopporto i colleghi, non sopporto il capo e in più mi pagano male, però la mia testa dice che la scelta razionale, logica, ovvia è di continuare a lavorare lì perché ho una famiglia da mantenere. Il cuore invece dice no, non ce la faccio più, se vado avanti così mi ammalo, non sono motivato, non mi danno incentivi, non mi sento apprezzato e quindi questo denutre la persona, ok? Qui si tratta di trovare un equilibrio tra quello che si deve fare e quello che si vuole fare, in un certo senso, quello che si sente di voler fare. È un po' quello secondo me, ma riuscirete a trovare un giusto equilibrio. Anche perché ragazzi, ricordatevi che avete la ruota della fortuna. Qui secondo me qualche occasione super fortunata potrebbe arrivare. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Wow! Successo e abbondanza e parla della prossima stagione, quindi adesso siamo in inverno, a breve ragazzi inizia la primavera, quindi è facile che questo progetto, questo nuovo inizio prenda piede nella prossima stagione. Bella carta, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Quindi ragazzi, qualsiasi sia il progetto che voi avete in testa, datevi un tempo di realizzazione. Cioè, ho questo progetto in testa, lo metto giù nel prossimo mese, tiro giù tutto quello che mi serve per iniziare questo progetto, mi approvvigiono del materiale, di tutto quello che mi serve e poi vi date una data
come tempo di realizzazione, cioè nel primo mese lo pianifico, nel secondo mese lo concretizzo, lo metto giù, lo faccio partire. Perché secondo me primavera porterete a casa dei risultati. Allora, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 31. Questa carta vi invita a fare un lavoro di pulizia. Sì, direi più che tutto pulizia mentale, considerato questo 9 di spade, il 5 di spade, queste due carte che il 4 di coppe che mi parla di qualcuno che non vedo, che non vuole vedere o che non sta prendendo in considerazione certe alternative, ok? E qui avete la ruota della fortuna. Dico questo perché vedo come le pozioni incantate, no? È come se ci fosse un mix magico di eventi, di situazioni che insomma potrebbero portare effettivamente a questo cambio, a questa stabilità. Parla di rose rosse e di pulizia. Le rose, il profumo della rosa è una delle profumazioni migliori, la più potente per mandare via le energie negative. Diciamo che alle entità del basso astrale il profumo di rosa non piace per niente. Non so se vi è mai capitato con ehm, non so quanti qui effettivamente hanno percezioni extrasensoriali, ma c'è uno dei sensi psichici che è il clari olfatto, ok? Chiari olfatto, clari forse in spagnolo. Comunque, ossia sentire dei profumi a livello eterico, cioè sono profumi che nella realtà non esistono, non ci sono in quel momento, ma voi li sentite. Li sentite proprio col naso, come se fossero dei profumi, no? E molte volte quando si sentono i profumi di fiori, per esempio siete in un ambiente chiuso dove non c'è corrente d'aria, dove non può entrare in nessun modo qualche odore o qualche profumo e voi di punto in bianco sentite questo profumo. Ecco, è un richiamo degli angeli, come se gli angeli volessero farvi sapere che ci sono, che sono lì e che vi accudiscono. Questo così, perché lo sappiate nel caso vi dovesse succedere. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, spero che abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziono con le credenze limitanti. Tutto il tema delle credenze limitanti che io, diciamo, cucio sulla persona nelle sessioni individuali, possono essere comunque affrontate anche nella sezione degli abbonamenti. Ovviamente, non essendo un lavoro personalizzato, è un po' più generico, però anche quello vi serve. Poi nella sezione degli abbonati tratto anche i temi di metafisica, di metamedicina, insomma, ci sono vari argomenti esoterici che vi aiutano con la vostra formazione personale, con la crescita spirituale. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, sono quelli, diciamo, delle playlist con le copertine lilla, ok? Detto questo vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!